Hi guys, bentornati sul canale. Questa settimana ho deciso di fare una cosa molto ambiziosa, vivere la mia vita da soft girl. Calma, organizzata, estetica, con outfit pensati la sera prima, skincare fatta con amore e zero crisi esistenziali. Il problema: lavoro dalle 9 alle 5, vivo a Londra, dove a marzo il meteo cambia personalità ogni 3 ore e sono sempre in ritardo anche se sto cercando di migliorare. E ho la capacità incredibile di creare imprevisti anche quando non esistono. Quindi questo non è il vlog della settimana perfetta, è il vlog della settimana reale, con momenti belli, momenti estetici e momenti in cui mi chiedo perché non sono ancora nata con il dono dell'organizzazione. Se anche tu vuoi una vita calma ma dentro hai il caos, questo video è per te. Allora, oggi lunedì io avevo pianificato una morning routine molto Pinterest, sveglia alle 6:30, journaling, luce naturale che entra dalla finestra, me che bevo il caffè guardando fuori come una protagonista indie. E la realtà ho messo la sveglia 3 volte, ho fatto snooze, ho aperto TikTok solo 5 minuti e 22 minuti dopo ero ancora sotto le coperte e guardavo una ragazza che faceva meal prep perfetto. Io voglio essere quella che si sveglia un'ora prima per se stessa, ma sono quella che ha tipo una relazione tossica ma col suo letto. Ad esempio, quando mi alzo la mattina non vedo l'ora di ritornare a letto, mi preparo velocemente, scelgo un outfit che sulla sedia sembrava perfetto, lo indosso e non mi convinceva più. Classico, cambio maglia, poi cambio scarpe, poi mi ricordo che fuori piove e già lì la mia energia soft girl vacilla. Però mi sono detta ok, anche se la mattina non è stata perfetta non significa che la giornata è rovinata. E questa secondo me è la prima lezione della settimana. Soft girl non significa controllo totale, significa non farsi distruggere dal primo imprevisto. Possiamo farcela, giusto? Ok, oggi è martedì e mi sono svegliata motivata, di quelle mattine in cui pensi oggi divento una persona nuova. Ho ascoltato un podcast motivazionale dove dicevano che i CEO si svegliano un'ora prima per allenarsi, fare journaling, pianificare il loro impero. Io ero stanca e per un secondo mi sono sentita in colpa, perché online sembra che se non ottimizzi ogni minuto stai sbagliando qualcosa, ma poi ho pensato, io non voglio essere una CEO alle 7 del mattino, voglio solo non sentirmi una fallita perché ho bisogno e voglio dormire fino alle 10. Al lavoro giornata piena, email improvvisa, task extra, quella stanchezza delle 3 dopo pranzo che ti fa mettere in discussione tutte le scelte della tua vita. E quell'ora in cui ti cala l'energia, il cervello si spegne e inizi a pensare non sono fatta per questa vita adulta. Ed è lì che di solito faccio un errore, cerco di spingere ancora di più. Questa volta no, mi sono fermata 10 minuti, ho chiuso il computer, sono andata a farmi una camminata, ho fatto un mini reset mentale, non una pausa Instagram, non scroll, proprio pausa vera. Poi ho fatto una cosa molto semplice, ho smesso di guardare la lista infinita e ho scelto una sola cosa importante da finire prima delle 5, una, non 5, e mi sono detta se finisco questa la giornata è salva. E sapete cosa? Ha funzionato. Non è diventata una giornata produttivissima, non sono diventata una super donna, ma sono arrivata a fine giornata senza esaurirmi e secondo me questa è la differenza tra la produttività tossica e quella sana. A volte non devi fare di più, devi solo restringere il campo e proteggere la tua energia. Ok, oggi è mercoledì, è stato il giorno della crisi outfit. Ci sono quei giorni in cui niente ti sta bene, io davanti allo specchio con 3 blazer diversi che provo, tolgo, riprovo, come se uno di questi potesse sistemare la mia energia. La verità, non mi vesto per gli altri, mi vesto per sentirmi più stabile. È come se stessi cercando una piccola certezza in mezzo a tutto il resto che non controllo. Alla fine scelgo un outfit, esco e ovviamente inizia a piovere. Scarpe sbagliate, capelli che iniziano a perdere forma, umore che scende di 2 punti e il mio primo pensiero non è stato che ridere, è stato sapevo sarebbe andata così. Quella frase un po' rassegnata, un po' drammatica se vogliamo,
come se stessi confermando una teoria interna. Vedi, quando provi a fare le cose bene qualcosa va storto. E lì ho fatto una cosa diversa dal solito, non ho iniziato a criticarmi, non ho trasformato la pioggia in una prova che la mia giornata era rovinata, ho semplicemente pensato, va bene, è andata così. Non con entusiasmo, solo con accettazione. E in quel momento ho capito che forse la versione soft girl di me non è quella che controlla tutto, è quella che smette di combattere ogni micro imprevisto e continua la giornata lo stesso. Ok, giovedì. Giovedì è stato il giorno in cui la stanchezza non era solo fisica. Sono tornata a casa che non ero distrutta, ma ero svuotata. Sapete quella sensazione in cui non è successo nulla di grave, ma ti senti comunque indietro? Come se tutti stessero camminando leggermente più piano. Avevo una lista, sempre la lista, editare, pianificare i contenuti, sistemare l'armadio, rispondere ai messaggi, diventare una persona migliore, perché ovviamente lo metto come obiettivo implicito. Mi sono seduta sul letto con il laptop aperto, l'ho guardato e non avevo voglia. Non triste, non arrabbiata, solo quella via di mezzo strana in cui pensi non sto facendo abbastanza. E lì parte il film mentale, è per questo che non cresco, è per questo che sono ferma, dovrei essere più disciplinata, altre persone farebbero di più. È incredibile come il giovedì riesca a diventare esistenziale. E la parte più onesta, a volte mi sento in ritardo nella vita, non solo nella settimana, come se dovessi già essere più sicura, più organizzata, più avanti. Poi mi sono fermata un attimo e mi sono chiesta: sono davvero in ritardo? O sto solo vivendo con un ritmo che non è aggressivo? Ho chiuso il laptop, non in modo drammatico, in modo consapevole. Andrò a stuccarmi presto, lentamente, non come rituale estetic, ma come gesto normale. Una cena semplice, nulla di Pinterest, stasera ho salmone. Ho piegato 2 cose, non tutto, solo 2, e mi sono detta una frase molto semplice: non devo recuperare niente stasera. Quella frase mi ha calmata più di qualsiasi routine perfetta, perché forse la soft girl non è quella che fa tutto, è quella che capisce quando fermarsi. E giovedì ho scelto di non performare, di non trasformare la mia stanchezza in un difetto. Ho scelto di lasciarla esistere e onestamente è stato il momento più adulto della settimana. E siamo arrivati a venerdì. Venerdì per me non è divento una nuova persona, è più un atterrare morbido. Arrivo a casa con quell'energia strana, non sono più in modalità lavoro, ma non sono ancora in modalità weekend. La prima cosa che farebbe una soft girl: non uscire subito, non riempire la serata, ma creare una transizione. Cambierò outfit, non pigiama triste, ma qualcosa di comodo che mi fa sentire ancora curata, tipo maglione morbido, leggings, capelli sistemati anche solo un po', e poi una doccia lunga, non per glow up, ma per lavare via la settimana. E mentre sarò sotto l'acqua penserò non devo essere produttiva stasera, non devo dimostrare niente. Una soft girl il venerdì protegge la sua energia. Ho acceso una candela, farò la skincare con calma, anche se non la faccio perfetta ogni sera. Metterò il mio profumo preferito anche se non esco, e questa è una cosa molto soft girl secondo me, profumarsi per sé. Poi mi farò qualcosa di semplice da mangiare, magari guardo qualcosa di leggero, magari parlo con il mio ragazzo, magari semplicemente non faccio niente. E la parte importante è questa: non ho trasformato il venerdì in pressione sociale, non ho pensato dovrei uscire, non ho pensato dovrei essere più interessante. Una soft girl il venerdì sceglie cosa le serve davvero. A volte è una serata fuori, a volte è una serata in cui ti sistemi le unghie sul divano e basta. E stasera ho capito che il mio reset non è rivoluzione, è manutenzione, è riportare il sistema nervoso a zero prima del weekend. Allora, se avete pensato che il mio weekend sarebbe stato brunch, journaling e mercatino vintage, no. Sono andata a un concerto metal. Sì, io. Soft girl, blazer pastello,
candela alla vaniglia in mezzo alla gente che urla con eyeliner nero perfetto e giacche di pelle. E la cosa divertente è che mentre mi preparavo ho avuto una mini crisi identitaria, tipo cosa indossa una soft girl a un concerto metal. Volevo essere coerente con me stessa ma anche non sembrare completamente fuori posto. Alla fine ho fatto un mix, un po' me, un po' atmosfera del concerto, e mentre ero lì in mezzo al rumore, alle luci forti, alla musica potentissima, ho avuto una realizzazione. La soft girl non è un'estetica fragile, è una ragazza che sa cosa le piace. A me piace anche questo, mi piace l'energia forte, mi piace sentire la musica nello stomaco, mi piace vedere persone che vivono qualcosa con intensità. Non tutto nella mia vita deve essere beige e silenzioso per essere coerente. E forse il punto della settimana era proprio questo, non diventare una versione più delicata di me, ma integrare tutte le parti. La ragazza che ama la skincare lenta e quella che va a un concerto metal il sabato sera. E la cosa più bella, non mi sono sentita fuori posto, mi sono sentita completa. Questa è stata la mia settimana, non è stata perfetta, non è stata esteticamente impeccabile. Non ho fatto tutto quello che avevo scritto nella lista, ma c'è una cosa che ho fatto, sono stata presente e forse è questo che conta davvero. All'inizio dell'anno, quando ho fatto la mia vision board, non ho scritto essere più produttiva, non ho scritto diventare perfetta, non ho scritto controllare tutto. La parola che continuava a tornare era presenza, essere dove sono, sentire quello che sento, non vivere sempre nel quando sarò meglio o quando avrò fatto di più. E questa settimana, tra pioggia, stanchezza delle 3, crisi outfit e un concerto metal totalmente non soft girl, sono stata lì, non perfetta, non trasformata, ma lì. Forse la mia versione soft girl non è quella tutta beige e silenziosa, è quella che sceglie di esserci anche quando è stanca, anche quando le cose non vanno come voleva, anche quando la musica è troppo forte e l'outfit non è perfetto. Essere presente per me quest'anno significa questo, non scappare dalla mia vita mentre la sto vivendo. E se anche tu stai cercando una vita più calma, più tua, più consapevole, magari non dobbiamo diventare persone nuove, magari dobbiamo solo iniziare a esserci davvero. Grazie per aver passato questa settimana con me, scrivimi nei commenti in quale momento della tua settimana sei stata davvero presente, così cresciamo insieme, non perfette ma consapevoli. Io vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo la settimana prossima, ciao!